Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di una cosa importantissima che è fondamentale in viaggio, ovvero la farmacia del viaggiatore, un qualcosa che a me negli anni è stata di super aiuto, soprattutto dopo alcune esperienze non proprio positive che ho avuto, quindi l'ho perfezionata e sperimentata col tempo. Guardate quanto è piccola, cioè è veramente minuscola, super compatta. E nulla, adesso vi spiego come funziona. Partiamo col dire che avere i giusti medicinali nello zaino è fondamentale. Io ho avuto delle brutte esperienze, mi ricordo la primissima volta quando ero partito da solo, sono andato in Indonesia. Mamma mia, se ci ripenso, avevo avuto dei problemi a livello intestinale bruttissimi, non avevo l'antibiotico, mi era successo in piena notte, sono stato malissimo, alla fine ho dovuto aspettare il giorno dopo per andare in farmacia a comprare gli antibiotici. Terribile. Da quell'esperienza poi mi sono appunto creato la mia piccola farmacia di viaggio, dal cui poi non mi sono mai più separato. Vi faccio vedere come funziona. Allora, io mi porto l'essenziale, infatti vedete è molto piccola, praticamente ho gli antibiotici, tachipirina, antidolorifici in generale, l'imodium, poi tutto il pacchetto dei cerotti, garze per la medicazione, cortisone, poi che altro ho? Un olio per le contratture, quel genere di robe lì, l'acqua ossigenata e una crema tipo gel alla calendula per gli arrossamenti, punture di insetto e cose di questo genere. Come vedete io praticamente cosa faccio? Metto tutto in delle bustine. Perché faccio questo? Per ridurre lo spazio al minimo, perché se mettessi tutte le scatole sarebbe un delirio. Quindi per un discorso di spazio, per occuparne il meno possibile all'interno dello zaino e renderlo il più leggero possibile, ho pensato di togliere le scatole e mettere i farmaci in queste bustine piccole con la chiusura, in modo tale da appunto salvare spazio. Poi cosa faccio? Ritaglio solamente il nome del farmaco e poi scrivo la data di scadenza, così è tutto tracciato e se in aeroporto dovessero farvi problemi vedono che insomma c'è riferimento al farmaco e quindi non vi dicono niente. Io comunque ci ho viaggiato ovunque e non mi hanno mai detto niente. Credo che questo sia un metodo molto pratico, perché guardate, cioè in un colpo io metto tutto dentro, guardate, e in uno spazio così piccolo, cioè io riesco ad avere tutti i farmaci necessari. Si chiude, ecco qua, riesco ad avere tutti i farmaci necessari per ogni utilizzo. In generale io consiglio di avere almeno 2 tipi di antibiotici, uno per l'intestinale, uno per le vie respiratorie, e poi tutte le cose che vi ho già fatto vedere. E niente, cioè in uno spazio così piccolo, compresso e salva spazio, avete sempre tutto ciò di cui avete bisogno per ogni viaggio, perché vi posso assicurare che è davvero brutto quando vi trovate in una situazione dove vi succede qualcosa e poi non avete il farmaco di riferimento, e a volte quando vi trovate in paesi molto distanti dalla nostra cultura, magari è anche difficile comunicare, magari il farmacista non parla benissimo inglese, non è il massimo. Io ho avuto un'esperienza, per esempio, mi ricordo in Perù, al ritorno dall'Amazzonia, quindi ero fuori dal mondo praticamente, che mi era successo? Credo dovuto a una puntura di zanzara, avevo avuto un'irritazione cutanea su tutto il corpo, la fortuna che avevo il cortisone dietro, perché poi a tempo veramente un paio di giorni già avevo risolto il problema, erano scomparse tutte le macchie, che poi ho diciamo come risolto a maggior ragione con questo gelo che mi ero portato, che serviva appunto per gli arrossamenti, le irritazioni cutanee, eccetera eccetera. Giù in descrizione vi lascio l'elenco di tutto il contenuto della mia farmacia di viaggio, così che potete replicarla e portarla sempre con voi. Ovviamente non date mai per scontato l'importanza
alla salvaguardia della propria salute, e proprio per questo bisogna sempre stipulare un'assicurazione di viaggio. Io parto sempre con Safety Wing, tra l'altro vi lascio il link giù in descrizione se volete utilizzarla anche voi. Io la trovo molto comoda perché rispetto a tutte le altre assicurazioni di viaggio funziona tipo abbonamento Netflix, per intenderci, quindi ogni mese pagate l'abbonamento all'assicurazione che vi dà la copertura totale, ed è buono perché lo potete interrompere in qualunque momento, ed è comodo per tutte quelle persone che come me viaggiano a lungo termine, o magari per esempio anche nomadi digitali che sanno quando partono ma non sanno quando tornano, e normalmente tutte le assicurazioni di viaggio ti richiedono una data di partenza e una di ritorno. Invece con Safety Wing potete avviare questo abbonamento quando partite, pagate ogni mese la quota, e poi quando decidete di voler interrompere il servizio lo interrompete dal sito e finisce lì, quindi super comodo. Per chi non mi conoscesse, ciao raga, io sono Andrea e da circa 6 anni vivo in viaggio. Nel 2018 infatti ho lasciato il mio vecchio lavoro per intraprendere questo nuovo cammino, questa nuova vita del viaggiatore a tempo pieno. Dopo tutti questi anni di esperienze in giro per il mondo ho scelto di aprire questo canale proprio per condividere la mia esperienza e fornirvi tutte le informazioni, consigli pratici per poter vivere in viaggio e fare quello che ho fatto io. In questo canale, oltre ad offrirvi consigli di viaggio pratici, affronto anche l'aspetto più interiore, emotivo, perché alla fine il viaggio non è mai solo fisico, ma è anche interiore, è un cammino di conoscimento verso noi stessi. Per rimanere sempre aggiornati, mi raccomando raga, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Mi trovate anche su Instagram. E niente, ci vediamo al prossimo video.